sono a bordo di una Punto 3 Evo del 2010, un'auto abbastanza insolita se paragonata a quelle provate negli ultimi tempi. Alla base di questo test ci sono due motivazioni. La prima, se un'auto è veloce non importano marchio o valore. Seconda, la più importante, se ti offrono una Punto non puoi mai rifiutarla. È troppo ignorante, ma andiamo con ordine. Monta il 1600 Multijet Turbo Diesel, propulsore disponibile dal debutto con 120 cavalli e 320 Nm di coppia, che non è male, numeri alla mano, può far male a delle sportive o presunte tali. Questa Punto però è particolare per via delle modifiche che ha ricevuto. Nuovo turbo 1552 su cuscinetti con chiocciole ad aspirazione maggiorata, scarico completo da 60 mm con il terminale silenziato per evitare quel sound effetto caffettiera il più possibile ovviamente, aspirazione diretta, mappa motore, intercooler maggiorato ed altre cosucce di contorno. Picco pressione a 2,5 bar, in alcuni test ha spinto anche fino a 2,7 bar. Non ho bancate di riferimento, posso solo dirvi che la lancetta del tachimetro vola e siamo sicuramente sopra i 200 cavalli. Il 100-200 si chiude in 16 secondi circa, è veramente un killer in incognito sta Punto. Circa come l'ultima Polio GT che ho avuto modo di guidare. La seconda è abbastanza corta e a fine della fiera che taglia quasi subito, ma con la terza la quarta è spaventosa, ha le prestazioni di una sportiva compatta, però ovviamente passa inosservata e anche i consumi sono decisamente migliori. È un aereo, cazzo. Il cambio equipaggiato è un manuale a 6 rapporti. La frizione non slitta neanche nonostante sia abbastanza affaticata. La trazione è ovviamente anteriore e per la potenza che deve scaricare a terra è pure troppo efficace. La dinamica di guida è quella di una Punto di recente concezione, non è fatta per correre, ma lei non lo sa e va comunque come un treno. Evo è niente meno che un importante restyling della grande Punto. Presentata nel 2009, migliorava immagine e qualità di un modello che aveva raggiunto lo status di vettura di maggior successo nella storia della casa torinese, con oltre 7 milioni di esemplari prodotti. La 1600 Multijet risulta la motorizzazione più potente a listino per i diesel, seconda assoluta dietro il 1400 Multi-Air da 135 cavalli. Si capiscono comunque abbastanza facilmente gli ampi margini di manovra per le elaborazioni, alla fine si tirano fuori cavalli a pacchi. Verrà sostituita poi dalla Punto 2012, che andrà di fatto a morire nel 2018 senza nessun modello a raccoglierne l'eredità, il che è di una tristezza infinita. Non è possibile che un modello del genere non abbia ricevuto una degna erede. Nella casa di ogni italiano che si rispetti c'è stata almeno una Punto di una qualche serie. Non ce la faccio, troppi ricordi.
rilassò il modello soprattutto nel frontale, con il paraurti diviso da un grosso fascione portatarga, ridisegnati i gruppi ottici leggermente rialzati, così come fatto al posteriore con l'aggiunta della tecnologia LED. Quella in prova oggi esteticamente è pressoché originale. Decisione abbastanza saggia, vista le modifiche meccaniche presenti, meglio non attirare troppe attenzioni indesiderate. Solamente i dischi freno sono stati giustamente sostituiti con dei Brembo forati, per il resto è stock e l'assetto ne soffre un po'. È a tutti gli effetti utilitaria, andrei ad intervenire per rigidirla un attimo, troppo molle nei cambi di direzione e troppo morbida quando si entra forte in curva. Insomma, fa la sua porca figura quasi unicamente sul dritto. L'abitacolo è semplice ma ben accessoriato, sono stati aggiunti uno schermo touch con Apple CarPlay ed un manometro pressione turbo sulla bocchetta dell'areazione. Lo spazio a bordo è ottimo, con i sedili abbattibili la superficie di carico è sempre importante. Con l'appunto puoi veramente caricarci l'inverosimile e farci un trasloco, per esempio. Le 3 porte riducono un attimo l'accessibilità, ma è 1000 volte più figa delle 5 porte, va benissimo così. Ci mette mezza vita a caricare, comincia a spingere effettivamente verso i 3000 giri circa, però la turbina è grossa, ma quando inizia a spingere... Il prezzo di listino nel 2009 stava a 19.200 euro, tutto sommato era adeguato per quello che si portava a casa. Il mercato dell'usato offre diversi esemplari a 2.000 euro o poco più, si trova senza particolari fatiche ed alcune esteticamente ricordano non poco la grande Punto Abarth, che tra l'altro non ho ancora provato. È veramente uno scandalo, devo rimediare quanto prima. Se da tenete originali consuma poco, dichiarati 20.8 km/l nel misto, ha un assemblaggio semplice, dei ricambi se ne trovano a volontà, insomma difetti non ne ha. Il cambio insomma è quello che è, poverino. Fa quello che può. Tu la vedi arrivare e obiettivamente non fa paura, è un appunto. Però sto immaginando di guidarla tranquillamente e trovi quello con, che ne so, come ho detto, la Polo GT o anche la Golf GT più o meno originali, e te li trovi per strada, cominci mai a fare un po' 2 marce così e aggiungo, non è neanche nella sua configurazione più spinta, perché il proprietario sta cercando di trovarci un pochino la quadra e non è ancora il massimo possibile con queste componenti, e alla fine cioè, messo su 2 robe, hanno fatto robe incredibili. Sono obiettivamente e onestamente sorpreso da sta macchina. La Fiat Punto 3 Evo in configurazione Stage 3 è quanto più si possa chiedere. È potente oltre quanto servirebbe e si può giocare alla lepre con vetture di ben altra caratura. È a dir poco stupenda. Sì, lo so, il termine stage non ha riscontri nel mondo dei motori, ma vogliamo darla una nomenclatura per aiutare un po' a capire più o meno il livello di elaborazione? Dai, non facciamo sempre precisini, che tanto alla fine non cambia niente. Non ha un'accelerazione brutale o bruciante, ma ha un tiro costante. Veramente una marea di coppie. Sarei veramente curioso di bancarla per vedere i numeri che saltano fuori con più precisione. Secondo me potrebbe lasciare un po' a bocca aperta sta macchina qua,
utilitaria per eccellenza, l'auto da lavoro, l'auto al servizio della famiglia, quella con la quale macini i primi chilometri dopo il conseguimento della patente di guida. La Fiat Punto, qualsiasi Fiat Punto, è l'auto. Punto.